amici del bosco, oggi sono nel laboratorio di Marco. Ciao! E oggi impariamo a fare il lab, ovvero un preparato a base di batteri dell'acido lattico che trova degli utilizzi molto interessanti in agricoltura. Quindi oggi impariamo a farlo e anche ad utilizzarlo. Wow! Che abbiamo fatto? La ricotta? Marco, cos'è questo lab? È un preparato a base di lattobacilli. Il lattobacillo è un batterio che noi possiamo usare per avere molte performance nel nostro sistema. Fa parte della categoria dei batteri decompositori. Potrebbe aiutarci a ottenere un compost di ottima qualità. Impedisce le marcescenze, infatti viene utilizzato anche per la conservazione dei cibi. L'utilizzo che secondo me è più funzionale è il contrasto che fa contro tanti agenti patogeni che ci danno tanto fastidio nell'orto. Tanti funghi come l'oidio ad esempio hanno una strategia di sopravvivenza che si basa su tanta proliferazione e velocità di proliferazione, quindi emettono tante spore ma sono dei microrganismi relativamente deboli. Il lab invece è molto forte ma ha una proliferazione molto lenta. E quando andiamo a dare per esempio il rame o lo zolfo o un altro biocida e annulliamo completamente la microbiologia del nostro sistema, i primi che rioccuperanno le nostre piante saranno i patogeni e sono molto più veloci. Cosa fa il lab? Ci dà un esercito amico che va a occupare militarmente le foglie delle nostre piante, a difenderle dai patogeni e a sottrarre le risorse zuccherine di cui loro potrebbero alimentarsi. E questi sono solo i primi utilizzi del lab, ci sono anche altri metodi per utilizzarli, altre funzioni importanti. Adesso vediamo come prepararli e poi scopriamo come ci possono essere utili. Carlo al tavolo di lavoro, come vedete sembra di stare in cucina, è quasi una ricetta da chef. Per fare questo preparato abbiamo bisogno di pochissimi e semplicissimi elementi. Ci servirà del riso di qualunque qualità va bene, sia integrale che bianco, non importa da dove lo troviamo, l'importante è che non sia un parboiled. Abbiamo bisogno di latte intero, magro, a lunga conservazione, fresco. Anche questo ci darà dei risultati leggermente differenti, ma non è questo che ci interessa. L'importante è che presenti del lattosio. Ci servirà un bicchiere di riso e per 4 bicchieri di acqua, in tutto questo 1 litro di latte. Ci servirà un qualcosa dove mischiare acqua e riso e poter poi tirare fuori il riso. 2 barattoli di vetro, uno un po' più piccolo dove metteremo l'acqua e un altro un po' più grande, importante che abbia la bocca abbastanza larga, dove ci possa entrare 1 litro di latte ma che avanzi anche un po' di spazio. La prima fase prevede di sciacquare e massaggiare bene il riso all'interno dell'acqua. Questo ci serve per estrarre gli amidi dal riso ed avere un mix di acqua e amido che poi metteremo a fermentare. Fatto questo passaggio, ovviamente il riso lo possiamo mangiare, non c'è bisogno di buttarlo via. Quello che avremo sarà dell'acqua abbastanza torbida in cui si è disciolto l'amido del riso. A questo punto mettiamo l'acqua che abbiamo recuperato in questo modo all'interno di un barattolo dove dovrà fermentare per circa un paio di giorni, ma questo dipende un po' dalla temperatura. Gli lattobacilli presenti nell'aria saranno attirati dall'acqua ricca di amido e andranno ad inoculare il nostro liquido. Copriamo questo barattolo con una carta, con una stoffa, qualche cosa che comunque lasci passare l'aria ma impedisca agli insetti di entrare dentro, e lo mettiamo in un posto più o meno scuro a temperatura abbastanza stabile. Deve cambiare l'odore, quindi annusatelo appena pronto e appena avete sentito un odore leggermente di fermentato e si sarà formata sulla superficie una sorta di patina un po' più scurina, quello è il momento in cui è pronto. E qui siamo con professionisti che si sono portati avanti col lavoro, quindi qui abbiamo la soluzione amido-acqua appena fatta accanto ad una invece soluzione già pronta, e qui vediamo bene la differenza di colore che è importante memorizzare per capire quando è pronto. L'odore della soluzione pronta è più di fermentato, più di mandorla, mentre nella preparazione appena fatta sa ancora di amido. Tutto questo serve non ad avere il prodotto definitivo, ma a produrre l'inoculo che ci servirà poi per sviluppare i lattobacilli.
Questo infatti non è il lab che andremo a spruzzare poi in orto, ma è semplicemente l'inoculo di batteri lattici che andremo poi a riprodurre all'interno del latte. Il prelievo dell'inoculo che poi inseriremo nel latte è bene farlo a metà del barattolo, quindi evitando la patina superficiale e la fondata sottostante. Si può utilizzare una siringa, se abbiamo un barattolo più grande si può togliere la parte superficiale con un romaiolo, con un cucchiaio e prendere soltanto dalla parte centrale. Ci servirà una quantità di inoculo in rapporto al latte di 1 a 10. Adesso aggiungiamo il latte al nostro inoculo. Adesso che il nostro preparato è pronto, possiamo aspettare che i nostri lattobacilli facciano il loro lavoro, ovvero si riproducano. Possiamo coprirlo con un panno e lasciarlo ovunque in casa, l'importante è che sia a una temperatura sempre non inferiore ai 20 gradi. E Marco si era portato avanti con il lavoro, quindi andiamo a vedere cosa succede dopo un po' al nostro preparato. Wow! Che abbiamo fatto? La ricotta? E questa separazione tra la parte grassa e la parte invece liquida avviene nell'arco di 2-3 giorni, anche qui dipende dalla temperatura. A volte può avvenire anche prima, anche in un giorno solo, a volte ci può mettere di più. Può succedere che non si separi completamente, come in realtà in questo caso, in cui abbiamo ancora una fondata sottostante. Questo perché la temperatura probabilmente non è stata sufficientemente costante e quindi non tutta la parte grassa si è solidificata ed è venuta a galla. A volte può succedere che non si divida per niente, non per questo il prodotto è venuto male, sarà semplicemente un po' più difficile da filtrare perché dovremo utilizzare o un panno o una maglia molto fitta per riuscire a separare il liquido e il solido. Perché a noi quello che ci interessa, quello che utilizzeremo in agricoltura è la parte liquida centrale, quella che vediamo qua. A questo punto procediamo a togliere la parte solida e lo estraiamo. In realtà questa parte che abbiamo estratto è anche buona da mangiare, però non vi incoraggiamo a farlo perché ci possono essere anche delle variabili incontrollabili, ma tendenzialmente è molto buono, quindi vi siete fatti una ricotta in casa. A questo punto cerchiamo di filtrarlo al meglio, questo per un fatto molto pratico, perché quando andremo poi a irrorarlo dovremo utilizzare delle pompette che se dovessero trovarsi qualche pezzetto più grosso magari rischiano di tapparsi. Utilizziamo in questo caso un colino, possiamo metterci una garza, possiamo metterci una stoffa. Past, altra goccia. Questo è il risultato ed è un super concentrato, quindi poi andrà diluito pesantemente, quindi con 1 litro si riesce a fare veramente tanto. Una volta ottenuto questo prodotto possiamo conservarlo in frigorifero perché deve stare a temperature abbastanza basse affinché non si blocchi l'attività microbica di questi nostri amici. E questa bella bottiglia come la utilizziamo? Quali sono anche tutte le altre funzioni che non abbiamo ancora citato? Oltre a essere dei fortissimi decompositori della parte verde, dei nostri scarti verdi, oltre a difendere le nostre foglie dai patogeni, fanno un sacco di altre cose, come per esempio producono un sacco di sostanze utilissime alle piante come vitamine, enzimi, acidi grassi, sono dei precursori per la creazione degli ormoni della crescita, ma ne fanno anche tante altre, acidificano l'ambiente in modo da prevenire i patogeni, ne fanno tantissime. Un altro utilizzo per esempio è quello di pulire le linee dell'irrigazione dai sedimenti di calcio perché appunto essendo un ambiente relativamente acido lo sciolgano e lo puliscono. Si distribuisce, se voglio decomporre un compost va bene, posso darle al 5%, posso dare anche diluizioni importanti. Se lo do sulle foglie, se lo spruzzo sulle foglie o se annaffio le mie piante, bisogna stare molto attenti alle diluizioni che va dall'1 per 1000, quindi con 1 litro d'acqua ci farò 1000 litri di acqua da spruzzare e da irrigare, al 2 per 1000. Un'altra cosa che mi piace dei lattobacilli è che un utilizzo costante migliora visivamente la struttura del suolo. La struttura è il modo con cui tutti gli aggregati del suolo, argille, sabbia, limo, materie organiche, tutte le varie, si aggregano, no? E se ci si fa caso
la cagliata che loro riescono a fare più o meno assomiglia tanto alla struttura che noi vorremmo nel nostro suolo, no? Quella struttura grumosa, e questo lo fanno. Ma le piante come hanno fatto finora senza questi lattobacilli? Cioè in natura quali sono le strutture che fanno sì che le cose funzionino lo stesso se non c'è una perturbazione dell'uomo? I lattobacilli esistono in natura, infatti uno dei lattobacilli che abbiamo dentro il nostro preparato è il Lactobacillo plantarum, che si trova proprio sulle superfici foliari delle piante. Noi cosa andiamo a fare? Cerchiamo di riportarle nel nostro sistema, perché nel nostro sistema ce n'è pochi, ma in natura esistono e tanti. È il rame, è lo zolfo eccessivo e sono i trattamenti eccessivi che portano una carenza che spingono noi a dover irrorare nuovamente. La preziosissima bottiglia è pronta. Se volete rivedere tutti i passaggi della ricetta ve le lasciamo anche in descrizione, trovate anche ricette di altri preparati che abbiamo presentato. Se avete delle domande che non siamo stati abbastanza chiari, ce le fate qua sotto nei commenti e Carlo e Marco magari ci danno una mano a rispondere bene. Se invece volete proprio un accompagnamento per il vostro orto, per la vostra azienda, vi lasciamo anche l'email loro che possono appunto anche aiutarvi proprio in una vostra progettazione per rigenerare il suolo e non solo. Grazie ragazzi! Ciao! Grazie! Un bel like ragazzi, iscrivetevi al canale perché come facciamo a portarvi gente brava così se non ci sostenete? Alla prossima, ciao! Non lo sapevo. C'è una in America che fa il formaggio con i suoi lattobacilli. No, non lo so, non lo so, non lo vedo. Non lo vedo, ho letto l'articolo bene, lei non lo vede. Io sto registrando. È vero!